Ciao a tutti gli amici del blog di Beppe Grillo, io mi chiamo Ciro Pellegrino, sono napoletano, sono un giornalista e con altri colleghi giornalisti campani ho scritto un libro che si chiama Il Casalese, che tratta la vicenda di Nicola Cosentino. Nicola Cosentino è un parlamentare del PDL, è stato sottosegretario, un parlamentare potente, è stato il leader del PDL in Campania e soprattutto ha una particolarità: è stato per lui chiesto l'arresto 2 volte e l'arresto è stato fermato solamente in virtù del suo status di parlamentare. Quando ci siamo messi a scrivere questo libro, francamente non sapevamo dove ci portava. Quando è uscito è successo un putiferio, nel senso che siamo stati querelati, citati, è stato chiesto un risarcimento danni di 1.200.000 euro alla casa editrice, è stato chiesto il sequestro e distruzione del libro. Fortunatamente stiamo andando avanti perché stiamo portando il libro in tutte le città italiane. I primi risultati giudiziari ci stanno dando ragione. Però non è quello il problema è che noi non volevamo scontrarci con questioni giudiziarie, ma volevamo parlare di un tema che ci sta molto a cuore, cioè il tema della selezione della classe politica in Italia, soprattutto nelle nostre zone, in Campania, al sud. Come si seleziona la classe politica? Chi lo decide? In questo caso narravamo di 20 anni di governo del PDL, ma non solo, anche del centro-sinistra, noi arrivavamo ad una conclusione, che la selezione della classe politica era totalmente drogata dalle clientele, dai giochi di potere, da tutto quello che poteva essere la non politica, cioè la trasformazione della politica in un mostro capace di far odiare la politica. Com'è possibile che tutta la gente che trovate dietro al libro, tutti i nomi e cognomi, perché noi abbiamo fatto la scelta di mettere nomi e cognomi di tutti, com'è possibile che questa gente nel corso di 20 anni ritorna sempre, cioè sempre gli stessi nomi e cognomi, ma chi li ha selezionati? Ma chi ha detto che quelle persone a un certo punto dovevano essere sempre le stesse, che diventavano sindaci, assessori, consiglieri comunali, consiglieri provinciali, deputati, parlamentari della Repubblica, leader di partito, come nel caso di Cosentino? Che si può dire? Si può dire innanzitutto che insomma ci fa sorridere quando qualcuno alle presentazioni ci chiede, ma è vero che ci sono state trattative nel corso degli anni tra lo Stato e la malavita organizzata? Noi ormai rispondiamo così, un po' alla Massimo Troisi, non è che c'è stata trattativa, perché la trattativa è quando si tratta, là c'è qualcuno che si è arreso, si è alzato le mani, e non è la malavita, è lo Stato che ha concesso pezzi di governo, ha dato la governabilità alla faccia nera all'antistato, cioè alle organizzazioni criminali. Ma questo non lo diciamo noi perché siamo pazzi o perché lo dicono le carte, lo dicono elementi giudiziari, lo dicono le testimonianze dei pentiti, lo dice quello che vediamo tutti i giorni sotto agli occhi. Città dilaniate, martoriate, urbanizzate in maniera selvaggia, veleni sversati, e penso soprattutto alla zona del Casertano, completamente avvelenata. Ora andiamo a Casal di Principe, andiamo a Casa Pesenna, andiamo in tutte quelle zone, andiamo a Marcianise, vediamo che lavoro è, chi lo offre e vediamo chi ci guadagna su quel lavoro. Era la Campania Felix, e ora la responsabilità di chi è? C'è una responsabilità piramidale, politica, sociale, culturale, dei media, che per tanti anni sono stati zitti, hanno fatto finta niente, voltando la faccia e facendo finta niente, preoccupandosi di tutto quello che non doveva essere, invece non si sono preoccupati. Però c'è una cosa che supera i processi, c'è una cosa che supera la fase giudiziaria, è l'elemento politico. L'elemento politico di ragionamento, cioè bisogna sedersi e ragionare e iniziare a dire: ma chi ha concesso, chi ha permesso tutto questo se non una certa politica? E questo va al di là della vicenda giudiziaria, questo va ben oltre la vicenda giudiziaria. Se si inizia a ragionare di politica e si iniziano a vedere quei nomi e cognomi scorrere e vedere i loro ruoli, se si mette su una mappa, si prende un bel foglio e si inizia a fare i punti e a collegarli sia alla mappa del potere in Campania, e se lo si fa in tutte le regioni del sud, sia la mappa del potere del Mezzogiorno, se lo si fa collegando a Roma, sia la mappa del potere che ha avvelenato il Mezzogiorno d'Italia. Ed è molto molto facile, perché sono sempre gli stessi nomi. Noi ci abbiamo provato, non siamo coraggiosi, non siamo particolarmente eroi, sono tutta una serie di catene di responsabilità che ovviamente riguardano la politica, la società civile che è stata zitta, riguardano anche una certa magistratura.
Ma è normale che se noi ci siamo trovati, nonostante ci siano dei magistrati valorosi, coraggiosi, soprattutto nelle mie zone, e ci siamo trovati evidentemente qualcuno che è stato troppo zitto. Gli stupidi poi hanno conquistato l'Italia, gli stupidi dai piccoli paesi di provincia, dai figli di contadini, figli di persone umili, poi sono diventati i deputati, i parlamentari, sono diventati lor signori, come li chiamava Fortebraccio, sono diventati lor signori che guadagnano e che guidano e che tengono i fili. Questo potrebbe anche essere risolto con il taglio dei finanziamenti ai partiti, è certo. E questo fiume di soldi dove va a finire? Se non ad ingrassare i partiti e le loro clientele. E nelle mie zone è tutto chiarissimo, esistono inchieste che dicono che i soldi di partito andavano nelle tasche, non andavano certo a migliorare la qualità dell'espressione politica italiana, ma andavano nelle tasche dei signori, dei portaborse e di tutta la catena di corte che c'era in quelle zone, e si traducevano in voti, cioè in consenso. Quindi ci trovavamo i signori 100.000, i signori 500.000, i signori 200.000, i signori 20.000 voti nelle province, nei comuni, nelle amministrazioni locali e poi nazionali. E era normale che queste persone qua poi hanno fatto carriera, perché quando porti voti, tu porti ora un partito, ma quei voti come te li sei guadagnati? Governando bene? No, certo, elargendo, magari avendo un'azienda di famiglia potenziata con soldi di Stato, e da questa azienda di famiglia si dirama una mappa del potere, una forza del potere, una gorgone, una piovra. Ma questa è solo una finzione, facciamo finta che abbiamo scherzato, facciamo finta che è una cosa del genere. Io questo libro quando lo sono andato a presentare qualche tempo fa l'ho trovato a Napoli dentro uno scaffale nella sezione fantasy. Mi ha fatto molto riflettere, perché ho detto: ma forse veramente penso che ci siamo inventati tutto, o forse veramente noi viviamo un'altra realtà, non lo so, forse è veramente un'altra realtà, è tutta una fantasia, è tutta una finzione.